Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Ariete, e le tendenze energetiche disponibili per amore e affetti per il primo semestre del 2026. La la! Ariete, avete Morte e Torre. Potrebbe essere un periodo un po' impegnativo, ma non necessariamente, nel senso che comunque c'è come un prima e un dopo. E tenete presente che sono comunque due carte che, è vero, sono impegnative da navigare, però è anche vero che danno come il passo a qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, sono tre. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e in questo periodo sto pubblicando un corso base di numerologia. Sempre nella descrizione del video trovate anche la presentazione del corso di tarocchi intuitivi di gennaio 2026, per cui sono già aperte le iscrizioni e nel caso voleste il programma mi potete o scrivere una mail o appunto guardare la pagina web. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Matto, forza, 9 di pentacoli, asso di denari, però avete carte belle, per adesso almeno. Avete fante di bastoni, 5 di coppe e giudizio. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento più importante del periodo e in un secondo momento andiamo poi a vedere mese per mese quando succede che cosa, o perlomeno cercherò di fare del mio meglio per dirvelo. Tenete presente che questa è una di 4 letture che ho pubblicato o andrò pubblicando per il 2026, 2 sono già online nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale, trovate sia quella generale che quella sulla crescita spirituale e quella sul lavoro e l'economia uscirà la prossima settimana. Ragazzi, secondo me qui o sì qualche cosa di nuovo c'è, perché avete sia il matto che l'asso di denari. Andiamo a vedere come navigare il periodo. Partiamo dal matto. Fante di coppe e asso di denari. Sento come aria di novità, potrebbe essere una nuova relazione, una nuova avventura. Adesso cerco di parlare in generale, poi dopo farò anche gli esempi per i single, per le relazioni ufficiali, per quelle un po' più, diciamo, complicate. E andiamo a vedere la forza. Nove di coppe, 7 di coppe e 7 di bastoni. La forza mi parla di una certa apertura, che sì fa riferimento all'apertura di cuore, alla generosità, all'abbracciare un po' la vita. E secondo me ci sarà un buon input qui con questo matto, perché il matto è proprio la carta che vi dice di lasciarvi andare per certi versi, di fare il salto di fede. E qui comunque c'è un asso di denari con una potenziale nuova strada. Però è anche vero che si tratta proprio di vedere altre alternative, di uscire un po' dalla vostra zona di comfort, amici dell'Ariete. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Tre di coppe e re di bastoni.
9 di pentacoli è una carta di grande indipendenza. È una carta anche di ricchezza, di abbondanza, di qualcuno che si coccola, che si gode quello che ha, ma lo vediamo, scusate, lo vediamo anche un po' qui nel 9 di coppe, no? C'è come questa zona sicura, calda, che vi avvolge e qui si tratta di partire, di andare in avanti. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. Ragazzi, vi dico che per qualcuno si potrebbe trattare di un nuovo progetto o di un figlio, eh? Per l'asso di pentacoli abbiamo un 10 di pentacoli e un cavaliere di denari, quindi qualche cosa diventa super concreto, c'è un nuovo inizio. Se prima pensavate, vi faccio un'ipotesi, che la persona che state frequentando mai più si sarebbe compromessa con voi, cascano le vostre certezze. C'è come la fine di un periodo e l'inizio di qualche cosa di nuovo. Vi dico, io queste due carte non le sento così tanto negative. Andiamo avanti, andiamo a vedere il fante di bastoni. 2 di coppe e 5 di coppe che comunque avete un po' qui. Datemi una carta per questo 5. Fante di bastoni nuovamente. Voglio andare a vedere anche il 5 di coppe. Abbiamo una regina di coppe. 5 di... quanti 5? Io ho come la sensazione... questa forza... Prima vi ho detto che fa riferimento all'apertura del cuore, no? Ad aprirsi, ad avere il coraggio di andare avanti, anche di creare relazioni. È una carta che parla di una forte moderazione degli impulsi, degli istinti. E siccome abbiamo anche un cavaliere di pentacoli che mi parla di prudenza, io ho come la sensazione che con questa, sì, vi butterete ma con prudenza. Io credo che in questa sezione ci siano una sorta di conflitti interni o magari potrebbero anche essere esterni, nel senso che magari ci sono delle divergenze, ci sono degli obiettivi che non sono esattamente comuni. Però quello che sento con questa regina di coppe è che è un po' il vostro mondo interno a fregarvi. Tenete presente che avete anche un 7 di coppe, quindi qui si tratta di qualche illusione, qualche proiezione che potreste fare, non necessariamente sulla persona o sulla relazione che avete davanti, ma in generale magari sull'amore, su come deve essere fatta una relazione per funzionare, su come devono essere gli equilibri. Credo che diciamo la maggior sfida secondo me è trovare un punto di incontro, un punto di equilibrio con l'altro, perché ho come l'idea che voi non vogliate mostrarvi così come siete. Cioè, è come se faceste vedere la parte bella, però la parte brutta la riteneste un po' pesante, la parte delle ombre che ognuno di noi ha, e quindi preferiste magari tenerla nascosta, tenerla per voi ancora un pochettino. Andiamo a vedere il giudizio. Appeso e cavaliere di coppe. L'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva e di far entrare questo giudizio, no? Che è un po' la vista più ampia, se vogliamo. C'è un bellissimo cavaliere di coppe alla fine, si parla di un'offerta, di una proposta, potrebbe essere una proposta di pace, quindi mi dico che questo per qualcuno, soprattutto quelli nati nella prima decade, questo momento potrebbe già essere successo o succedere alla fine del 2025. Vi dico che c'è come aria di novità, aria di qualcuno che va avanti, però è come se aveste bisogno di vedere anche l'altra faccia della medaglia e non solo
ehm, le proiezioni che avete davanti. Questa carta a livello energetico è uno degli arcani minori della Luna. La Luna fa riferimento alle proiezioni perché? Perché vive di luce riflessa, cioè noi la vediamo perché riflette la luce del Sole, quindi si vede come solo una metà della realtà ed è quella verso cui voi, secondo me, vi state aprendo o vorreste aprirvi. Magari appunto è il vostro modo di vedere le cose, c'è come un inizio un po' così, un po' giocoso, un po' in sordina, se vogliamo, e poi effettivamente le cose potrebbero prendere una certa piega e qui esserci un momento di oh mamma, e adesso mi tocca dire queste cose, mi tocca, vi dico, il mondo interno potrebbe effettivamente fregarvi. Ehm, Nel senso che io credo che voi non vi rendiate conto di quanto effettivamente valete. Avete come bisogno di lavorare sul vostro amor proprio e di pensare che questo vostro mondo interno, che è così vasto e che è così profondo e che nasconde così tanta oscurità, ce l'abbiamo tutti. Quindi non siete delle pecore nere, però è anche giusto nel momento in cui si frequenta, si conosce una persona, ehm, quando si condivide il bello è anche giusto condividere il brutto, no, perché lì possono arrivare le rassicurazioni, insomma. Diciamo che, terminiamo con questo giudizio, quindi secondo me una capacità di visione più onnicomprensiva effettivamente arriverà. Se c'è già una persona al vostro fianco, ma anche se non c'è adesso che pubblico, ma potrebbe, poi arrivo ai single, potrebbe entrare qualcuno. Devo dire che è una persona che ha intenzioni di un certo tipo. La cosa può effettivamente iniziare o può essere iniziata come un gioco, un'attrazione, una cosa da magari anche solo una notte, però poi secondo me vi renderete conto che con questa persona state bene, vi piacerebbe passare più tempo, ed è un po' come se le cose si trasformassero man mano senza che neanche vi darete troppo conto e diventassero effettivamente di un certo spessore. Occhio perché fa parte del pacchetto anche il vostro lato d'ombra, quindi non nascondetelo, anche perché se voi diciamo vi aprite nei confronti dell'altro o dell'altra, anche l'altra persona si sentirà, diciamo, più comoda ad aprirsi con voi, no? Ed è quello che poi fa arrivare la relazione in profondità. Parliamo dei single. Ragazzi, tenetevi forte, perché secondo me qui c'è un nuovo inizio che prenderete sotto gamba, secondo me. Potrebbe essere come, sì, un gioco, un'avventura di una notte, potrebbe essere una persona che magari vi attira fisicamente ma non tanto mentalmente, però alla fine vi ci ritroverete in mezzo, come la sensazione che vi troverete così tanto bene con questa persona, vi sentirete proprio a casa, sarete, come vi posso dire, coccolati, riscaldati, potreste anche iniziare già a fantasticare su dei progetti comuni o comunque potreste avere degli interessi in comune che danno la possibilità di creare qualche cosa insieme. Io ho l'idea che potreste anche presentare questa persona, insomma, perlomeno i vostri, non dico in famiglia, però magari sì, però perlomeno ai vostri amici. Ehm, ecco, nel caso dei vostri amici fate attenzione se vi danno come delle dritte, dei pensieri personali, delle opinioni, fate sempre attenzione da chi arriva questa opinione. Perché ho come la sensazione che potrebbero esserci delle piccole gelosie e qualcuno che voglia mettere un po' zizzania o che voglia farvi scendere un po' tutta ehm, questo romanticismo con questa persona. Voi avete l'appeso comunque, avete come questa capacità di vedere le cose da un altro punto di vista.
di poter valutare voi stessi, di poter immedesimarvi nei panni dell'altra persona. E se per caso ci dovessero essere, nel senso che le gelosie sono le vostre, non sono quelle degli amici, ma siete voi che siete gelosi del vostro lui o della vostra lei davanti agli amici, cercate di capire anche lì che, insomma, la visione di insieme, ok? Nel senso, ci sta che si scherzi tutti insieme, che vi state conoscendo e alla fine è molto meglio, più che marcare stretto una persona perché non faccia quello che a voi dà fastidio, è meglio lasciarla libera da subito in modo da vedere se naturalmente ha certi tipi di predisposizione. Poi sarete voi a scegliere se sì, questa persona va bene per voi o se no, senza tentare di cambiarla. Cambierete la prospettiva, cambierete il modo di vedere sia la situazione sia la relazione. Per quello che riguarda le persone che sono in coppia, allora qui, come vi dicevo prima, per qualcuno si potrebbe parlare di figli, di nuovi progetti. Potrebbe esserci anche qualche viaggio in mezzo. Qualche viaggio inteso come un periodo di vacanza dalla coppia. Quindi, lo vedo anche ognuno per conto suo e questo vi dirò, secondo me rafforza proprio il legame. Per qualcun altro vi dirò che effettivamente potrebbero arrivare delle scuse, lo vedo come se fosse un secondo tentativo, non che sia successo adesso io non lo so che cosa rappresentino la morte e la torre, okay, la morte di solito è un taglio netto con il passato, mentre la torre di solito è una caduta dell'ego, quindi un qualche cosa che si pensava essere certo dal nostro punto di vista, però che ci rendiamo conto che non è così. Qui ho come l'idea che qualcuno si renda conto che la persona che state frequentando, magari da un po', non abbia nessuna intenzione di rimanere lì così con voi, ma voglia molto di più. Probabilmente non è un buon momento a livello temporale. Io credo che la persona vi stia aspettando. Cioè ho come questa sensazione che sia lì ad attendere, paziente, dove ognuno comunque mantiene la propria interdipendenza all'interno della relazione, per quello che vi parlavo delle vacanze separate. Cioè io credo che questa persona ci tenga davvero a voi e sia lì che stia aspettando che voi vi creiate come una vostra autonomia o se ce l'avete già è come se volesse entrare nella vostra vita, ma mhmm, senza scombussolarvela troppo, no, ed è come se aspettassi i vostri tempi, perché qui comunque avete parecchio da risolvere a livello interno. Ora non so se questa persona sta aspettando i vostri tempi, nel senso che aspetta che siate pronti a raccontarvi, oppure potrebbe semplicemente, rimanere, diciamo così, in attesa che voi risolviate le vostre cose. Magari perché pensa, non aprendovi, potrebbe pensare che avete piacere di risolverle per conto vostro. Voi sento che lo fate, un po' per sfiducia, un po' per non far pena. C'è come una roba grossa qui che pesa, perché avete 3 5 e 2 volte 5 di coppe. Comunque vi devo dire, la persona c'è, perché c'è un cavaliere di coppe alla fine, quindi vi dico, sento proprio che la persona è lì per voi. Oh, ma com'è romantico. Per le persone che sono in una relazione più o meno, diciamo indefinita piuttosto che clandestina, allora anche qui si smuove qualche cosa, sembra che le cose possano iniziare a prendere un po' più corpo, però anche lì vi sento tanto combattuti, tanto ci sono tanti conflitti, che possono essere sia i conflitti interni nella vostra testa, faccio bene, faccio male, cosa mi devo aspettare, merito di più, merito di meno, mi va bene così, mi voglio divertire senza impegni, che è come se ci fossero 1000 pensieri nella vostra testa
che si sommano e creano come una sorta di momento un po' cupo con questo 5 di coppe, perché ce l'avete 2 volte. Vi dico, letteralmente 5 di coppe è la carta del senso di colpa. Quindi probabilmente potreste nutrire qualche senso di colpa per un qualche cosa che avete detto, che avete fatto, per qualche passato. Però secondo me le cose poi si risolvono. Primo perché avete sia il giudizio che la carta dell'appeso, quindi avrete come questa visione di insieme. Secondo perché credo che la persona anche in questo caso sia disposta a fare un discorso di un certo tipo nei vostri confronti. Vi dico, qui ho come l'idea che qualche cosa si possa costruire. Anche per voi sento che potrebbe, se la storia per esempio è indefinita, cioè vi state frequentando ma non capite, la persona ogni tanto non c'è, ogni tanto vi cerca, cioè quelle cose un po' così nell'aria, no? Sento che il primo semestre del 2026 aiuta questa relazione a mettere delle solide basi. Avete 2 volte l'asso di denari. L'asso di denari è una di quelle carte che radica qualcosa. Letteralmente è il seme, però comunque poi il seme mette le radici per crescere. Andiamo a vedere mese per mese, vediamo come si sviluppano le energie. Cavaliere di coppe subito così a gennaio. Febbraio abbiamo un re di coppe, il mago a marzo, un re di spade, quanta gente ragazzi, ad aprile, un 5 di bastoni a maggio e un carro a giugno. Bene. Dunque, secondo me questo nuovo inizio, per quanto possa sembrarvi leggero, divertente, giocoso, avventuroso, gioioso, pieno di frizzantino, pieno di bollicine, potrebbe proprio essere a gennaio con questo cavaliere di coppe. Ce l'avete già qui, ok? Quindi c'è come un certo tipo di discorso che viene affrontato se siete in coppia o potrebbe arrivare come un appuntamento, una nuova conoscenza verso gennaio. Febbraio abbiamo questo re di coppe e ci potrei vedere, sì, questo non volersi esporre subito, per quanto la persona possa essere una bella persona, può essere una persona proprio elegante, di un certo stile, di una certa nobiltà d'animo, no? Quindi a febbraio sento come se le cose, sì, si sviluppassero, ma dal canto vostro un po' a rallenti. Avete il Cavaliere di Pentacoli, quindi è come se le cose andassero veramente lente. Marzo, abbiamo questo mago, quindi qui secondo me qualcosa di concreto potrebbe già iniziare. Ad aprile per voi sarà importante definire i vostri confini. Queste lotte del 5 di bastoni, ce lo avete già anche sopra, potrebbero esserci a maggio perché io credo che farà un po' parte di questi confini, no? Cioè nel senso ehm, ci sono certi temi magari che non volete affrontare subito perché prima volete essere sicuri della relazione piuttosto che sicuri della vostra presa di posizione. Io il 5 di bastoni lo vedo più come, sapete quando prima vi ho detto che potrebbero esserci come delle gelosie da parte degli amici, potrebbero esserci dei pettegolezzi, potrebbero esserci delle malelingue. Ecco, io lo sento un po' più così. E poi a giugno c'è il carro con la temperanza, un 2 di spade, e secondo me si prenderà una decisione un po' più definitiva verso giugno. E qui mi sono scivolate altre carte, però non le prenderò. Diciamo che questa decisione, considerata la temperanza, il 2 di spade potrebbe anche essere la decisione di prender tempo, di mettere in stand-by la cosa o comunque di non approfondire troppo un certo tema all'interno di una relazione o la relazione stessa.
Vi dico, la visione d'insieme ce l'avete, la persona sento che è lì per voi, però vi prenderete i vostri tempi, soprattutto perché verso maggio sento come se qualcuno cercasse di instillarvi dei dubbi e a quanto pare, essendoci poi il 2 di spade, potrebbe anche farcela. Attenzione alle gelosie intorno a voi, attenzione all'autoboicottaggio mentale. E che questa persona sento proprio che è qui per accarezzarvi l'anima. È una bellissima lettura, ragazzi. Io credo che questo sia un momento dal quale voi state uscendo, perché tutta la lettura, cioè davvero, è proprio una coccola. È come se ci fosse questa persona e ripeto, se non l'avete ancora, se non è presente nessuno nella vostra vita, nel 2026 sento che arriverà questa persona gioiosa, giocosa, con la quale potreste instaurare veramente un rapporto di fiducia e questo farà sì che voi vi aprirete, inizierete perlomeno ad aprirvi come ad altri tipi di verità, di realtà, di modi d'essere. A marzo c'è come questa spinta in avanti. Voi vi prenderete un po' male, secondo me, infatti qui aprile e maggio regole, aspetta un attimo, discutiamo, c'è come questo momento egoico e poi ehm, non vi sentirete del tutto sicuri, state prendendo consapevolezza, quindi secondo me qui qualcuno rallenterà un po' il passo, però vi dico, la persona è lì per sostenervi, è lì per aspettarvi, è lì. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Allora, separazione e wow, e fedi nuziali. Allora, qui qualcuno, parliamo prima della separazione. Questa carta vi dice che c'è una nostalgia di qualcuno, che qualcuno probabilmente vi manca, c'è come una tristezza, un pensare a qualcuno, mentre questa carta parla di unione, matrimonio, di connessione di anime, di amore eterno, di una promessa che è per sempre. Se per caso avete già frequentato questa persona, sento che dopo un momento di silenzio, dopo un momento di crack dove le cose potrebbero essersi incrinate, c'è come questo nuovo punto di unione con questo 2 di coppe. Fatemi sapere se questo momento c'è già stato nella vostra vita oppure no. Andiamo a vedere gli angeli del cuore. Giocosità, che è un po' l'energia che sento con la carta del matto, qua. Per riconquistare l'amore lascia risplendere lo spirito giovane e divertente che è in te. All'inizio lo farete, tanto da nascondere questa parte di sofferenza che invece dovrete un po' tirar fuori, secondo me. Andiamo a vedere con che segno zodiacale avrete più a che fare in questo periodo. Acquario, Gemelli e io vi dico anche Leone e Cancro. Potrebbe anche essere Scorpione. Ok, andiamo a vedere Li Ching, l'ultimo messaggio di saggezza buddista. Felicità è amare. Carta numero 45. E nel libro viene tradotto con la raccolta. E la spiegazione dice: nelle attuali circostanze un'unione dovrebbe avere successo, soprattutto se essa avverrà attorno a un uomo di polso e avveduto, e sarà condotta da tutti senza tentennamenti e ripensamenti. Se lo scopo di questa riunione era di iniziare o avviare un'impresa, lo si faccia pure. È prevedibile un favorevole andamento all'unica condizione che ciascuno rinunci a parte
delle sue pretese, della sua indipendenza. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Se no, potete anche fare questo lavoro per conto vostro abbonandovi al canale. La parte degli abbonamenti tratta non solo le credenze limitanti divise per settore, quindi amore, lavoro, soldi, tempo, bellezza, figli, tutto, ma c'è anche una parte dedicata proprio alla metafisica, che sarebbe un po' il corso, diciamo così, intermedio avanzato a livello di chakra, e poi c'è tutta una parte di metamedicina, che è la psicosomatica delle malattie, c'è tutta una parte dedicata alle meditazioni per pulire il campo energetico, per risvegliare il terzo occhio, seguirò poi con la legge di manifestazione, insomma è tutto quello che io ho imparato in tanti anni e che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione. Voi comunque potete dare uno sguardo ai titoli dei video, così almeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi, non mi resta che augurarvi un 2026 splendido, io vi mando un grosso abbraccio, vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!